Bentornati a Picco Serpente, oggi c'è la gara per gli ultimi due posti liberi che sono il lascia passare alle semifinali del torneo GT. Chi brucerà tutti sul tempo? Lo scopriremo tra poco. Io sono Stinky e questo è Top Driver. Un saluto alla raggiante Terry Cristallo che oggi è qui con noi dalla tenda di Top Driver. Buongiorno a tutti, è un piacere essere ospite da voi, ma senza troppi convenevoli voglio subito darvi notizie sul nostro Max Power che la scorsa notte è stato trattenuto dalle forze dell'ordine nella caserma di polizia qui a Picco Serpente. E che ha combinato stavolta? È stato fermato e arrestato con l'accusa di aggressione, ubriachezza molesta, schiamazzi notturni, minaccia aggravata e oltraggio a pubblico ufficiale. Pesantissimo! Abbiamo ascoltato in mattinata il suo avvocato e fortunatamente Max sarà qui a momenti, grazie al pagamento della cauzione da parte dei colleghi di Top Driver che hanno scelto di devolvere all'unanimità una parte del proprio stipendio a suo favore. Un nobile gesto, direi. Ma chi ha dato questo consenso? Io non caccio un soldo! Ancora mi deve 400 euro! Che farabutto! Che approfittatore! Ma eccolo Max Power, sta arrivando, scortato dalla volante della polizia. Bentornato al nostro amico e collega. Grande! Mitico Max! Finalmente sei tornato, non vedevamo l'ora! Grazie a tutti per la vostra generosità e amicizia. Vi spiegherò tutto più tardi. È solo un grosso malinteso. E allora il braccialetto elettronico alla caviglia? Si chiama Pretta Portisti. È moda, fashion design. Ma che ne sai tu che è una giacca del 1979? Lasciamo da parte i dettagli stilistici e presentiamo le auto in gara. La prima è una new entry, una Ford GT17, Sweet Clementine, guidata dalla pilota olandese Judith van der Jonge, che ha sostituito Otto Volante della scuderia Fairlane, dopo il brutto incidente capitato durante il warm-up. Se avete seguito i nostri social, Facebook e Instagram, sapete di cosa stiamo parlando, ma rivediamo insieme le immagini del brutto incidente occorso al pilota e i soccorsi che sono stati fatti per le prime cure mediche. Qualche novità, Terry? Confermiamo il trauma cranico e varie contusioni per Otto Volante, ma presto potrà tornare in sella. Il top manager, Thomas Bundabar, ha subito trovato il modo di sostituire l'auto e il pilota con la vettura che abbiamo appena presentato. Sempre prezioso il tuo intervento. Honda Auto in gara è un'italiana, Lamborghini Gallardo LP560. Il pilota tedesco Markus Blauer guida Taurus per il team Luxury, lo stesso del pazzo McKing Nixon, già visto in precedenza. Abbiamo anche una giapponese, Honda S2000, Gudetama, guidata dal pilota del sollevante Ryu Tomago, che corre per il team Sakura, una new entry per il torneo GT. Ultima, ma non meno importante, abbiamo l'Audi R8, che siamo noi, il Top Driver, a sponsorizzare l'auto. Abbiamo scelto di dare una possibilità ad Andrea Pascale, che guida Black Knight. Sì, ma il pilota è un uomo o una donna? E soprattutto, i soldi chi ce li mette? Stinky, hanno richiamato dagli anni 80, rivogliono indietro la giacca. Lasciamo in sospeso le domande e fiondiamoci al passo della biscia. In gara 1 davanti Black Knight e Gudetama. Dietro di loro rispettivamente Sweet Clementine e Taurus. L'odore dei motori, scalpitano i pistoni, si parte tra 3, 2, 1, via! Partono tutti un po' lenti, si stanno studiando? Black Knight rompe gli indugi e ingrana la quarta. Gli altri sembrano avere il freno a mano tirato. Tanto se ne va con un'eleganza stratosferica. Vince lei, la partita pista. Arriva dietro Gudetama che chiude la Lamborghini, Blauer non sarà contento. Un DNF al primo giro per Van der Leyen, l'auto si è ribaltata all'amarasso. Speriamo non sia un vizio per il team Fairlane. Veloce riepilogo perché la gara 2 incalza. Stavolta a sinistra davanti parte Sweet Clementine che dovrà darsi da fare visto il DNF in gara 1. Dietro di lui c'è il nevrotico Blauer a 2 punti. A destra ritroviamo Andrea Pascal sull'Audi che ha 5 punti e dietro Gudetama con 3 punti guadagnati per il secondo posto in gara 1. Ora non si scherza più, si fa sul serio. Gas a martello, si parte tra 3, 2, 1, via! Partono appaiati Sweet Clementine e Black Knight. Che la chicana si sgancia come un razzo. Il tappo è troppo, la Ford non recupera. Neanche Taurus insidia alla seconda posizione. Black Knight è semplice, potente e spettacolare e vince di nuovo davanti a tutti. Seconda la Van der Leyen nel terzo Blauer. L'Honda sembra proprio un nuovo stanco giapponese e arriva al trotto. Almeno rosicchia un punto per la classifica. C'è da dire che l'Audi sembra avere una marcia in più. Imprendibile Max, 2 su 2, lascia tutti sul posto quando vuole. A metà gara l'Audi ha 10 punti.
Honda e Lamborghini 4 punti a testa e la Ford 3 punti. L'idea è che Black Knight abbia messo la qualificazione in cassaforte e gli altri faranno a sportellate per guadagnare il passaggio del turno. Gara 3, Taurus davanti a destra e Sweet Clementine a sinistra. Dietro di loro Gudetama e Black Knight. Si parte e via! Dopo la partenza sono tutti appiccicati, sembra Blauer in vantaggio. E invece no, lo infilano come un kebab! La Ford è impazzita, spinge di brutto! Arrivano in fila indiana, ma vince Sweet Clementine, seguita a ruota da Black Knight e un furiosissimo Taurus che vede rosso. DNF per Gudetama, stavolta credo che abbia avuto qualche problema al motore, già in gara 2 aveva tentennato. Credo che abbiamo già capito chi passerà il turno. Max, non trovi? Sai come si dice in questi casi? La palla è rotonda, tutto può succedere. Siamo pronti in griglia per gara 4, Final Round. Gara scontata o finale mozzafiato? Guardate il riepilogo dei punti perché non ho tempo di farvi riassunto. Qui si parte subito. Pronti, motore, azione! Tamago sembra aver risolto i problemi, il motore parte forte. Alla Mamushi Black Knight entra duro, Tamago si rigira. Mossa disperata, si mette di traverso, non passa nessuno. Taurus in un istante ne fulmina 2 e si prende la sua rivincita. Incredibile, pazzesco, un infarto. Primo Gudetama, secondo Taurus, una gara potentissima. Terzo posto per Black Knight e ultima la Ford. Chiediamo alla regia di mettere il riepilogo punteggio a tutto schermo. State vedendo anche voi? Follia pura! 3 auto a 9 punti! Qui abbiamo uno spareggio. Max, tu che sei l'esperto, come funziona in questi casi? Ora i piloti faranno un giro veloce della pista. Chi avrà il tempo migliore partirà in pole position. Gli altri dovranno solo piazzare i santini sul cruscotto. Oggi c'è un'intensità pazzesca. La tensione si taglia con il coltello. Vediamo la Honda di Tamago. Direi lenta ed incerta. Chi va piano va sano e va lontano. Ma sicuramente vero. Diciamo che è un tempo misero per lui. Vediamo il display. 9 secondi 80. Male. Vedremo gli altri. La Lamborghini sembra andare liscia come l'olio. Un buon intertempo. Vediamo adesso ponte della libera. No! La Marasso perde il controllo. Arriva stento al traguardo. Una brutta prova. Un secondo netto in più per lui rispetto all'avversario, 10,80. Chiudiamo con Sweet Clementine che ha dimostrato il carattere necessario per guadagnarsi un biglietto per lo spareggio. È partita bene, una guida fluida, qualche spavatura qui prima del ponte della libera, ma chiude bene. E allora è pole position per lei. 8 secondi, 7,09. Partirà davanti. Alla sua destra la Honda Gudetama e dietro la Taurus di Blauer. Rompiamo gli indugi. Via all'ultima gara. Round X. Pronti? Ai posti. Partenza! Dopo l'inizio Tamago già fuori dai giochi. Gli altri due invece si struzzinano di continuo, la curva Mamushi perfetta. Al punto della vipera il gap si riduce. La Ford derapa, la Lambo ci prova. Giudici taglio non ci sta e vince con le lunghe con idee. Boato della folla. Mondarione c'è. Stacca il biglietto per le semifinali. Che donna amici, è il fuoco nelle vene. Mi piace. Una giornata di motori incredibile. Un risultato pazzesco. Portatemi un defibrillatore. Grazie a tutti amici, dalla prossima settimana abbiamo le semifinali del nostro torneo GT. Non mancate, ci saranno botte da orbi. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi, attivate la campanellina e commentate. Come se non ci fosse un domani. Buonanotte e buone botte. Un grande saluto a voi da Stinky e Max Power. Ci vediamo sempre qui a Top Driver, dove i motori non dormono mai. Salve, questa è la segreteria telefonica di Top Driver. Siamo Stinky e Max. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Ho nuovi aggiornamenti sul caso Benson. Sto inviando delle foto. Fate molta attenzione. Il pericolo è in agguato.